Bentrovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi ho qui davanti a me il Carunculatum bulbophyllum che è in fibra di cocco da parecchi mesi. Allora, volevo vedere un attimo quello che succede perché è cresciuto tantissimo, è cresciuto in maniera tale che i bulbi sono addossati uno all'altro, ma qualche foglia ha cominciato a fare la puntina nera su da capo. Se la vedete, qualche foglietta ha cominciato a tirar fuori un po' di puntine nere. Ho paura che il vaso sia all'interno un po' troppo costipato, ovvero sia sta crescendo tanto i nuovi bulbi uno sopra l'altro e quindi ho paura che le radici in qualche modo vanno un po' in sofferenza. Allora, insieme a voi tiriamo fuori, appoggio questo qua, tiriamo fuori il vaso, vediamo quello che succede nella fibra di cocco dopo tanti mesi, andiamo a vedere se riusciamo anche a dividerla. Non so poi come organizzarmi perché di vaso basso per questo tipo di bulbophyllum non è che ne ho tantissimi. Andiamo un po' a vedere quello che succede. Andiamo, sono curioso perché voglio vedere un po' dopo tanto tempo quello che succede. Così vediamo e vedete anche voi all'interno della situazione della fibra di cocco come procede il tutto. Allora, vediamo se riusciamo a non far danni. Abbiamo detto altre volte che la fibra di cocco quando la togliete rimane per qualche minuto, secondo, tutta quanta. Eccola, guardate. Ora la fibra di cocco se va o non va, eccole qua le radici ci sono, guardate quante. Allora, dato che poi c'è un profumo rispetto al barche, abbiamo visto altre volte che il barche ha un profumo, una puzza, perché pare legno marcio. La fibra di cocco profuma tipo terriccio, tipo terra, tipo terriccio, non ha un odore sgradevole, anzi. Quasi a sentirlo non si capisce se è terriccio normale o fibra di cocco, però è fibra di cocco perché ce l'ho messa io. Guardate, le radici, guardate quante ce ne sono. Vedete come vaso siamo a posto. Vedete la fibra di cocco come la toccate cade giù tutto e a breve mi troverò solamente con la pianta in mano e vedete casca giù tutto. Quindi come substrato diciamo che non è male. Vedete che le radici nuove con la fibra di cocco sono attive e valide, quelle precedenti del rinvaso precedente sono andate. Evidentemente questo era il sistema di coltivazione che avevo precedentemente che ha lasciato questi segni. Allora non rimane altro che districare il tutto se vogliamo dividerla, altrimenti non ci riusciamo. Così togliamo le radici vecchie, quelle che non sono andate a buon fine. Allora, sicuramente si dividerà, però non so né come, né dove, né che tipo di lavoro dovrò fare. La pianta tutto sommato sta benone. C'è qualche radice, più che altro sono quelle vecchie. Vedete dei bulbi vecchi, ci sono le radici vecchie, infatti questo è quasi staccato, se vedete viene via. Con le radici andate, vedete, non c'è più niente qua. Allora, quindi possiamo fare un po' di pulizia. Poi questo vedete ci sono i pezzi dentro del precedente, la precedente coltivazione e questo è bark, si sente perché ha l'odore caratteristico. Allora, se riusciamo a districarla un po', non so quante piante ne verranno fuori, di solito me ne vengono fuori 250, speriamo di no perché non ho più posto. Non ho più posto dove metterle. Allora, dov'è che possiamo fare un taglio? Siccome la pianta mi cresce qui dove ci sono queste due crescite, probabilmente dovrei separarla in qualche maniera, in qualche modo. Sì, qui c'è quella vecchia da dividere, perché la pianta vorrebbe dividersi qua. Ma io provo a fare questo tipo di lavoro. Provo a tagliare qui. Devo ottenere una divisione. Mi devo organizzare con le forbici perché sennò, mi raccomando, disinfettatele, altrimenti rischiate di fare danni, ovvero sia contaminarle con, eccola qua, la pianta va così, eccola qua, questo appartiene
Questo appartiene a questo qua. Eccola. Abbiamo fatto una divisione. Allora, guardiamo questa. Questa è una divisione. Abbiamo questa che è nuova con la foglia sana, questa che è nuova con la foglia sana. Vedi che riconoscete i bulbi, quelli vecchi, li riconoscete perché si seccano un po', diventano un pochino raggrinziti, questi vecchi, ma li possiamo anche togliere, dai, vengono via proprio loro, non è che li voglio togliere. Guardate quanti pezzi di bark vengono via. Questo è del substrato precedente. Io lascerei questa pianta qui, anche se mi si divide ulteriormente perché abbiamo questi 3 lati qua che vanno un po' per conto loro, però non voglio forzare. Dai, le lasciamo. Questa è una pianta. Tutto questo che è il vecchio va tagliato perché sono radici vecchie. Le nuove, le vedete, sono più vive, più ben colorate e quant'altro. Questa pianta è 2 anni che è con me, io l'ho sempre lasciata finché è cresciuta, l'anno scorso ha fiorito e poi ecco qua tutti i pezzi di barche, guardate, pezzi di barche. Il barche purtroppo non favorisce, per quello che riguarda me, una cosa buona. Vedete, infatti sono rimasti questi pezzi di barche che li posso togliere semplicemente a oggi perché sto facendo un lavoro di restauro. A parte il lavoro di restauro, le radici più o meno qualcuna nera la taglio, lasciamo qualche radice nuova, buttiamo via un po' il tutto, più o meno abbiamo radici abbastanza nuove e sane. Questa è vecchia, non mi piace, questa la tagliamo. Bene, va bene. Questa è una pianta accettabile come radici. Allora, abbiamo visto che le radici buone ci sono. Quelle vecchie erano determinate dal fatto che erano al centro, erano le radici vecchie dei bulbi, quelli precedenti, che sono andati via, li abbiamo tolti, e questa è una pianta che io poi metterò nel vaso sempre che lo trovo. Quest'altra è l'altra divisione della pianta. Vedete all'interno le radici vecchie andate, tutti i pezzi di barche di precedente coltivazione. Togliamo tutto. Queste sono quelle nuove. Guardate quando sono belli i bulbi, sono belli lucidi, belli. Ok, che poi questa si prepara per la fioritura. Questo è lo stelo del fiore precedente. Ma l'occasione del rinvaso è un'occasione anche che serve per dare un po' una ripulita al tutto. Guardate i pezzi di barche vecchi. Chiaramente il barche quando poi diventa vecchio annerisce, ammuffisce, rimane bagnato e quant'altro. Allora, qui le radici nere, via, il nero non ci deve stare. Togliamo. Ok, abbiamo dato una bella pulita. Le radici ci sono. Queste pure le togliamo tutte. Adesso se vogliamo optare per fare un passaggio in sfagno perché abbiamo delle radici completamente da ricostruire. Guardate quanti pezzi di barca che vengono via. Quindi se vogliamo fare un passaggio in sfagno possiamo farlo perché così acceleriamo un attimo la ripresa. Con la fibra di cocco io non sono mai riuscito ad avere una veloce radicazione, cioè tutte le piante che metto in fibra di cocco hanno già radici. Non ho fatto mai la prova della fibra di cocco come germinazione, come sviluppo della piantina. La piantina che ho sempre messo in fibra di cocco, di base le radici le aveva già. Non ho fatto mai la prova, quindi questa qui se vogliamo metterla in fibra di cocco sarebbe da fare prima un prepassaggio in sfagno, giusto per accelerare un pochino. Guardate quanto io quello che dico adesso, quanto barche c'è e quanto il barche mi ha contribuito all'interno del tutto a fare un macello. Purtroppo col barche non trovo soluzioni, poco da dire e poco da fare. Questa è la dimostrazione, ma l'avevo visto, quelle punte nere che avete visto sulle foglie, sembra un indice che qualcosa
qualcosa non funziona, qualcosa non va. Allora, qui abbiamo più o meno una pulita gliel'abbiamo data. Queste sono quelle vecchine di bulbi, di piantine, le lasciamo così. Quando abbiamo messo in questa situazione, allora io in questo contesto proporrei, ragazzi, prima di buttarla in fibra di cocco, è vero che lei già c'era, però per poter aiutare queste nuove radici sarebbe di fare un prepassaggio. Lei era in fibra di cocco, comunque sia, ecco, la radicazione della fibra di cocco c'è, pronunciata e perfetta. Però credo che a questo punto, se vogliamo tenerla una stagione in sfagno, potrebbe essere una buona soluzione. Almeno la pianta riprende via. Ok, allora. Finiamo di pulire tutte quante queste radici qua sotto, che ce ne sono tante abbastanza schifose, e intanto vengono fuori altri pezzi di barche ancora più nascosti, che se non li togliamo faremo ancora più casini di quello che possiamo fare. Esatto, ecco qua, abbiamo pulito. Più o meno l'abbiamo tolti tutti i pezzettini di barca. Ok, adesso questa farà nuove radici. Vediamo come ci possiamo organizzare, vediamo quello che ho come substrato, vediamo come almeno anche questa piantina qua che stava sovrapposta alle altre avrà modo di potersi sviluppare. Allora, qui dobbiamo buttare via tutto perché non si è salvato praticamente niente, però in cambio abbiamo del materiale da buttare via. Qui non riesco a recuperarla la fibra di cocco perché è completamente piena di pezzi contro pezzi, quindi butteremo via tutto. Questi si potrebbe anche tentare il recupero, se volete li potete piantare e poi piano piano questi cresceranno e faranno venire fuori nuove piantine. Sarà una cosa molto lunga, se volete provare metteteli in sfagno, teneteli in sfagno almeno 6 mesi prima di poter vedere, sarebbe la classica sfagnoterapia, 6 mesi prima di poter vedere qualche risultato, però ancora c'è del nutrimento perché questi bulbi sono abbastanza cicciottelli, quindi qualcosa potrebbe venire fuori. Poi vediamo se decidiamo definitivamente di buttarli o... Questa la butto via come fibra di cocco perché per quando mi metto a rigabarla tutta quanta penso che ci vorrà del tempo. Bene, allora, come supponevo non ho sfagno pronto, però vi faccio vedere come funziona la situazione, almeno vedete lo sfagno come si prepara. Questo è nel sacchetto 80 litri, 80 litri l'ho dovuto tagliare perché sennò ragazzi devo mettere tutto in vasca da bagno, è troppo grosso come panetto. Allora, adesso vediamo di accelerarla un po' la cosa. Allora, questo panettone di cioccolato qua di sfagno va bagnato. Allora, questo essendo già stato aperto, forse facciamo prima. Diciamo che ci vuole qualche ora per fare il lavoro, però questo essendo già tagliato e aperto forse riusciamo ad accelerare, così vi faccio vedere la situazione. Quando lo mettiamo dentro piano piano questo aumenta di volume, diventa sempre più grande fino a che non ci sarà più neanche spazio. Questi pezzettini vanno tolti che sono pezzettini di pianta, pezzi che potrebbero rovinarsi prima possibile. Allora, tipo quando si lavava i panni una volta, vedete, diventa un ammasso pesantissimo. Allora, questo ha fatto veloce a bagnarsi per il semplice motivo che era già aperto, era già tagliato. Sta parte qui è brutta, guardate, questa parte qui è brutta, sembra una parte non molto vivace, fresca, via, la buttiamo. Qualche volta bisogna un po' dare una ricontrollata, una ricapata alla situazione, vedete ci sono dei pezzi, questo per esempio non serve a nulla nel nostro lavoro, via, togliamo. Quindi quando lo mettete sul lavandino, poi potete benissimo passarlo nella vasca a fianco, così controllate un attimo. Già si è bagnato questo, Di solito ci vuole molto più tempo perché quando è tutto quanto compattato, tutto compresso ci vuole più tempo. Questo
sfagno bagnato, questo. Ok, il processo sarebbe tenerlo a bagno qualche ora fino a che aumenta la massa, diventa, guardate il pezzo di legno da togliere, diventa una massa cicciottosa, poi se lo lasciate asciugare anche qualche giorno, se no dovete strizzarlo in modo tale che togliete l'acqua. Una volta strizzato va un attimo ricompresso, avete compresso stringendolo, dovete un attimo riallargarlo un po'. Ecco qua, e diciamo che è già quasi tutto bagnato. Ora prendiamo quello che ha fatto prima, controlliamo sempre, questi pezzettini potrebbero marcire e quindi già lo sfagno dura un anno e mezzo se ci mettiamo anche pezzi che marciscono prima. Ok, allora questi sono pezzi, i fiori sarebbero questi, qui c'era il fiore, questo pure una massa, a noi ci interessa la parte fibrosa, a noi ci interessa questa, la parte con la fibra, è questa che ci serve, tutto il resto possiamo anche toglierlo. Ho visto video in cui mettono su tutto, ecco questo è un altro fiore, vedi qui c'erano i fiori dello sfagno, e questa è una massa sì fibrosa ma è piena di sostanze che non ci sono, cioè sostanze di fibra che non ci viene utile. Allora ne tiriamo fuori un pochino e il resto lo lasciamo qui, se no stiamo fino a stasera a fare questa cosa. Guardate quanti rametti, pezzettini da togliere ci sono, ma sempre ricontrollata perché è un prodotto naturale e ci possono essere dei bastoncini. Questo lo lasciamo qui, invece spasso poi io con calma. Questo più o meno diciamo che è un materiale abbastanza buono e pronto. Allora cerchiamo, lo sto cercando di radare un po', di aprirlo un po', sto cercando di aprirlo in modo tale che non mi si compatta. Questo è un materiale che tende un po' a compattarsi, quindi se già lo mettiamo compattato, addio. Qualcuno mi aveva chiesto di fare un video per vedere un po' come si apre il tutto, come funziona lo sfagno, abbiamo fatto. Ricordatevi che io ho fatto prima perché era già aperto, quando mettete giù tutta la confezione, se non c'è un punto in cui passa l'acqua, credo che ci state qualche ora a aspettare che si bagna. Se potete prendete le confezioni più adatte a voi, quelle da 80 litri o da 40 a seconda della quantità che vi serve. Adesso sto cercando di decomprimerlo un po'. Penso che come pezzettini abbiamo tolti tutti, questi più neri non mi piacciono, questi sono pezzi che non servono. A noi ci serve la fibra dello sfagno, non i pezzi inutili. Bene, questo più o meno è fatto. Altri pezzi ci spassiamo poi. Avete visto la semplicità dello sfagno? Quando poi la pianta avrà ripreso la radicazione, perché ormai abbiamo fatto un intervento abbastanza chirurgico oggi, abbiamo divisa quella pianta e semplicemente perché avevo visto qualche segno sulla punta delle foglie, metterla in sfagno aiuta il recupero. Passarla subito in fibra abbiamo detto meglio di no, perché sia non l'ho fatta mai come prova, ma il prodotto più miracoloso per recuperare le radici è lo sfagno, sia perché io come prodotti ne propongo pochi: sfagno, fibra di cocco e inerti. Io ho questa ricetta. Allora, che abbiamo fatto? Abbiamo fatto. Via, andiamo a vedere se troviamo un vaso adatto al bulbophyllum.